Ciao a tutti e bentornati sul mio canale di fisarmonica. Facciamo uscire il primo video dell'anno, oggi è il 7 di gennaio, quindi ho deciso di pubblicare una volta finite tutte le festività. Auguro a tutti quanti un felice sereno 2026 e partiamo con questo video dove andiamo a vedere un po' quali sono gli abbellimenti che faccio più spesso nelle canzoni, quindi come si fanno, ma che durata hanno gli abbellimenti, che note si fanno di abbellimento, eccetera eccetera eccetera. Per farlo andremo a tirare fuori un brano che già ho pubblicato qui sul canale, quindi lo potete trovare, è Romagna Mia, e via via andrò a fermare il video di esecuzione per spiegare quello che sto facendo. Prendo la mia fisarmonica e avvicino un attimino la telecamera, così possiamo vedere bene bene tutto quello che vado a fare. Ecco, fermiamo subito la canzone, quindi già la prima nota era un abbellimento. Vediamo di cosa si tratta. Abbiamo Romagna Mia che comincia con Si e Re sul 3 e 5. Ecco, cosa succede qui? Invece che fare Si e Re, sono andato a colpire anche leggermente questo Si bemolle. Ecco, vedete che è proprio una nota impercettibile, fatta un centesimo di secondo prima di fare il Si. E ho appoggiato il terzo dito sul Si bemolle e sono scivolato sul Si. E intanto ho fatto anche il Re, quindi così. Ecco, questa si chiama acciaccatura, quindi in termini musicali si dice acciaccatura, ed è una notina scritta in piccolino. Ovviamente sullo spartito non c'è questa nota, l'ho messa io, però se doveste trovarne una, o comunque se voleste farne una, modificare ecco lo spartito e metterla per iscritto, si chiamerebbe acciaccatura e sarebbe una piccola notina sbarrata, quindi la potete vedere anche qui di fianco. Questa è l'acciaccatura e si può mettere ovviamente in qualsiasi contesto, quindi dove ci può stare, si può mettere, basta segnare la notina piccola che nota si vuole. In questo caso se la nota normale è il Si, con il Re avremo, prima di questo Si e Re, avremo una piccola notina scritta che è un Si bemolle, ovviamente barrata, che sta ad indicare l'acciaccatura. Ecco, vedremo che in questa Romagna Mia io farò solo di queste, solo acciaccature, quindi non andrò a fare altre cose. Ce ne sono altri di abbellimenti, ce ne sono un'infinità, però i più importanti sono l'acciaccatura, poi l'appoggiatura, che sarebbe una nota sempre prima della nota normale, però un po' più lunga, quindi invece così sarebbe... Ecco, sarebbe un po' più lunga, ma non sto ad approfondirla. E poi ci sarebbe il trillo, che è un TR, come possiamo vedere qui di fianco, un TR sopra la nota che sta ad indicare, invece che fare un Do, dobbiamo fare... Quindi segnata sullo spartito c'è un Do, ma con sopra il TR dobbiamo fare Do, Re, Do, Re, Do, Re, oppure usare anche Do, Do diesis. Ecco, anche questo può essere un trillo, diciamo che va da un tono a un semitono, può variare insomma. Nel caso invece della acciaccatura abbiamo esattamente la nota sul pentagramma scritta, quindi non ci si può sbagliare. Se è un Si bemolle dobbiamo scrivere un Si bemolle. Ecco, adesso possiamo andare avanti con l'esecuzione, andiamo a vedere. Ecco, anche qui, quindi sul tema principale di Romagna Mia, ecco, del mio passato, che qui il testo dice sento la nostalgia del mio passato. Passato, invece che fare così normale, ho fatto così. Ecco, si può fare con tutte le dita. Ho fatto, invece che Fa Mi, Fa Sol Fa Mi, però più veloce. Ecco, queste sono due note di acciaccatura, quindi oltre a esserci una nota, si possono avere anche due note. In questo caso avremo il Fa, poi avremo il Mi, e poi prima del Mi, quindi attaccato alla nota del Mi, avremo queste due note che ho mostrato prima, acciaccate, quindi abbiamo un Sol, un Fa,
Ovviamente se ce ne sono due avremo questo esempio qui, quindi con le due crome con la stanghetta sopra, perché sono note molto molto brevi. Poi possiamo vedere anche più avanti nell'esecuzione che ne faremo altre, e qui non c'è null'altro da aggiungere. Eccone qua un'altra dove proseguiamo con la melodia. Ecco qui. Ecco, in questo caso vado a fare anche qui due notine. Lo potreste trovare anche come un altro simboletto sullo spartito, che è questo qui. Se non sbaglio, tratto da MuseScore, si chiama mordente, però non lo utilizzavo mai questo termine. Comunque il simboletto è questo qui. Ecco, solitamente si fa sul tono, quindi aumenta di un tono il mordente. In questo caso io vado a farlo sul La, Si bemolle, La. Quindi dopo aver fatto il Si bemolle, invece che fare il La, faccio La, Si, La, La, Si bemolle, La. Quindi anche qui vado a fare due note di acciaccatura attaccate assieme. Ecco, una cosa importante che volevo dire su tutte queste acciaccature che abbiamo visto: le acciaccature vanno a rubare il tempo alla nota precedente, quindi si fanno sul levare, non sul battere. Vi spiego bene la differenza. Se in questo caso avremmo avuto il battere, sarebbe stato così. Quindi 1, 2, 3. Sul tempo dopo abbiamo il La, Si, La. Invece io vado a fare 1, 2, 3, 1. Vado a rubare il tempo al Si bemolle. Se è un concetto difficile, provate voi sulla tastiera della fisarmonica a vedere come funziona. Non vado insomma a spiegarlo per non dilungare troppo il video. Comunque l'acciaccatura, ecco, va, almeno qua su questa canzone, vado sempre a rubare. Si può fare anche sul battere, non è per forza obbligatorio farla sul levare, ecco. Detto questo, proseguiamo ancora con l'esecuzione. Ecco, qui ho fermato il video però per spiegare che questa non è una vera e propria, non è un vero e proprio abbellimento, cioè lo troviamo sullo spartito. Adesso non so se avete lo spartito con questa terzina, ma questa invece che essere un abbellimento è una terzina. Una terzina è un po', diciamo, sorella, cugina degli abbellimenti, perché quando abbiamo una terzina su due note sempre ripetute, solitamente funge da abbellimento anche la terzina, ma in questo caso non è segnata con note più piccoline, è proprio segnata tutta la terzina con il 3 sopra che indica la terzina. Quindi dopo aver fatto questa, ecco, ce l'abbiamo tutta sul primo tempo del valzer, dove mettiamo il basso. Ecco, è una terzina abbastanza veloce, tanto da sembrare un abbellimento, ma in questo caso, come già dicevo, è una terzina e fa esattamente così. Ecco, anche qui ci fermiamo, ma andiamo veloci perché qui ne ho fatte addirittura due, una dopo l'altra, sono sempre le stesse acciaccature. Ecco, sarebbero tutte note normali da spartito. Invece faccio sempre rubando il tempo alla nota prima, quindi arriviamo con la nota dopo esattamente sul battere del tempo di valzer. Ecco, allora andando verso la fine di questa analisi degli abbellimenti, vediamo che anche qui ci sono due terzine, quindi quella di prima non era scritta sullo spartito, queste dovreste avercele scritte. Sono proprio due terzine scritte, quindi non sono abbellimenti. Una è quella sul Fa. Ecco, mi raccomando, terzina pulita, quindi non irregolare, quindi pa 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 pa. E non... Ecco, se fosse così sarebbe più simile a un abbellimento, invece la terzina deve essere pulita. E poi ne abbiamo un'altra qui.
Ecco, anche questa. Pa 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 pa, bella terzina anche qui. E poi andiamo a vedere, iniziare il tema principale di Romagna Mia, vedremo ancora un abbellimento e poi andiamo alla fine di questo video. Ecco, allora concludiamo con queste prime note di Romagna Mia, del ritornello. Abbiamo queste note qui. Ecco, qui però andiamo ad aggiungere un po' di acciaccature. Prima ne aggiungiamo una su questa. Vedete? Invece che fare Mi Re, andiamo a fare Mi Re diesis Re. Con ovviamente il quarto e il terzo dito che vanno sempre a usare dita diverse. Oppure in alcuni casi si può anche scivolare col dito. Scegliete voi, se avete tra virgolette le dita libere potete anche decidere di cambiare la diteggiatura e di accorciare sulle dita e andare a fare 5-4-3. Altrimenti se volete, diciamo, abituarvi con una tecnica dello scivolato, ad esempio qui dell'anulare, andate a usare solo l'anulare. Poi dopo questa acciaccatura abbiamo quell'altra, ne ho messe altre due. Ecco, abbiamo due gruppi di abbellimenti, quindi abbiamo questa. Poi non preoccupatevi che io ne metto anche forse troppi di abbellimenti. Succede che a forza di fare la canzone per anni, a un certo punto ci si stufa, l'esecutore si stufa di farla sempre con le note classiche standard da spartito e quindi va man mano, è una cosa che viene in automatico. L'importante è sapere cosa si può fare e poi man mano vedrete che anche a voi verrà da aggiungere tutti questi abbellimenti, insomma, nelle canzoni. Quindi questa è un'altra, altre due note di acciaccatura. Quindi abbiamo Si, Do diesis Si, già vista in precedenza, e poi l'ultima. Ecco, anche questa. È l'ultimo gruppo di acciaccature, abbiamo Si, La e Sol che vanno insomma a concludere questa analisi. Non andiamo più avanti con, ecco, in questo caso ho usato 3-2-1 perché mi tornava comodo arrivare sull'1, sul Sol. Si, La, Sol, semplice. Invece che fare La col 2 e Sol con l'1, faccio Si, La, Sol, 3-2-1. Ecco, allora, come dicevo, finisce qui l'esaminazione di questi abbellimenti e andiamo verso la fine di questo video. Siamo giunti alla fine di questo video dove vi ho parlato degli abbellimenti da fare con la fisarmonica. Ci vediamo a questo punto al prossimo video qui sul canale.